Ciao a tutti! Quello di oggi è un video molto speciale perché ho preparato per voi un test di italiano. Si tratta di un test di livello A1, quindi del livello base nell'apprendimento della lingua italiana, e per questo sono sicuro che lo supererete senza problemi. Il test è costituito da 10 frasi da completare e per ogni frase ci sono 3 possibili soluzioni. Dopo avervi illustrato le frasi e le possibili soluzioni, vi lascerò qualche secondo per pensare alla risposta. Se avete bisogno di più tempo, basta mettere il video in pausa. Ma partiamo subito con la prima frase. Mi, la pizza. Le risposte sono A. Piacciono. B. Gusta. C. Piace. Mi piacciono la pizza. Mi gusta la pizza. Mi piace la pizza. La risposta corretta è la C. Mi piace la pizza. Questa era veramente molto semplice, anche se la dinamica della frase non è così scontata. Infatti il termine pizza è il soggetto della frase e il verbo piacere va quindi coniugato alla terza persona singolare. Seconda frase. Oggi Michela cucinato la pasta. A. Abbiamo cucinato la pasta. B. Sono cucinato la pasta. C. Ha cucinato la pasta. La risposta corretta è la lettera C. Ha cucinato la pasta, perché si tratta di un'azione compiuta nel passato, ma si tratta anche di un passato molto recente, di un fatto avvenuto oggi stesso. Quindi utilizziamo il passato prossimo. Terza frase. Mi piace giocare con pallone, andare con bicicletta e ammirare animali. In questo caso dovremo inserire i 3 articoli. Le possibilità sono A. Il, la, gli. B. Il, la, lo. C. Lo, la, gli. La risposta corretta è la lettera A. Il, la, gli. Il pallone, la bicicletta, gli animali. Ricordo che l'articolo va sempre concordato con il genere e il numero dei nomi. In questo caso abbiamo il pallone, che è maschile singolare, la bicicletta, femminile singolare, gli animali, maschile plurale. Animali è inoltre un nome che inizia per vocale, quindi il suo articolo, anziché essere i, sarà gli. Se non sapete la risposta, dovete al professore. A. Pensare. B. Chiedere. C. Rispondere. Questa volta la risposta corretta è la lettera B. Chiedere. Se non sapete la risposta, dovete chiedere al professore. Quinta frase. Potresti comprare latte, per favore? A. Il. B. Lo. C. Del. Questa volta le risposte possibili sono 2, la A
e la C. Posso dire: potresti comprare il latte, per favore? Oppure: potresti comprare del latte, per favore? In questo caso posso utilizzare sia l'articolo determinativo il, sia l'articolo partitivo del, che sono entrambi ovviamente concordati con genere e numero della parola latte. Dante ha la Divina Commedia. A. Trovato. B. Scritto. C. Visto. La risposta corretta è ovviamente la lettera B. Il famosissimo poeta Dante ha scritto la Divina Commedia e proprio quest'anno lo ricordiamo festeggiando il 700° anniversario della sua morte. Giuseppe vive Roma, Italia. Quali preposizioni vanno inserite in questa frase? Con in. A, in a. Pensateci. La risposta esatta è la lettera B. A, in. Giuseppe vive a Roma, in Italia. Utilizziamo la preposizione a con città e piccole isole, mentre la preposizione in con regioni, nazioni, continenti e grandi isole. Se fame, ti preparo la cena. A. Sai. B. Hai. C. Vai. Qualche secondo per pensare. La risposta corretta è la lettera B. Hai. Se hai fame, ti preparo la cena. Qui è chiaramente sottointeso il pronome personale tu. Se tu hai fame, ti preparo la cena. Quindi dobbiamo coniugare il verbo alla seconda persona singolare. Ripassiamo velocemente il verbo avere. Io ho, tu hai, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Una delle funzioni del verbo avere è proprio quella di indicare una sensazione che viene provata. In questo caso il verbo avere indica la sensazione della fame. Se hai bisogno di ripassare il verbo avere e anche il verbo essere, qui sopra trovi il video che ho preparato proprio su questi due verbi. Ma passiamo ora alla nona frase. A che ora la lezione di domani? A. Finisce. B. Inizia. C. Termina. In questo caso le risposte sono tutte e tre corrette, perché dipende dal contesto al quale mi riferisco. Se mi riferisco all'inizio della lezione di domani, la risposta da utilizzare sarà la lettera B. A che ora inizia la lezione di domani? Se invece voglio avere informazioni sulla conclusione della lezione di domani, potrò utilizzare o la risposta A o la risposta C. Si tratta infatti di due sinonimi. A che ora finisce la lezione di domani? A che ora termina la lezione di domani? Numero 10. Scoiattolo che ho visto ieri era molto veloce. A. Lo. B. Il. C. La. Quale articolo devo inserire? Lo, il o la? La risposta corretta è la A. Lo scoiattolo che ho visto ieri era molto veloce. Scoiattolo è una parola che inizia per S più consonante, quindi fa parte di quel gruppo di nomi maschili
che anziché avere l'articolo il, vogliono l'articolo lo scoiattolo. Abbiamo una frase bonus, la numero 11. Da piccoli Luca e Marco sempre a calcio. A. Giocavano. B. Hanno giocato. C. Giocassero. La risposta corretta è la lettera A. Giocavano. Il verbo giocare coniugato al tempo imperfetto, il quale indica un'azione nel passato che ha una certa durata, oppure, come in questo caso, un'azione che si ripete nel passato. Giocavano sempre a calcio. Il test è finito. Spero siate riusciti a rispondere correttamente a un buon numero di domande e soprattutto spero che questa lezione vi sia stata d'aiuto. Vi auguro una buona settimana e noi ci vediamo presto nella prossima lezione.